Salve a tutti e benvenuti in questo video. Siamo in compagnia di Matteo Mezzetti di Green Flamingo Studios che porta il suo gioco Spanky Battle Swing che arriverà a breve su Kickstarter, ma adesso ce lo spiegherà Matteo. Allora, ciao Matteo, io grazie per essere venuto qui oggi con noi. Buongiorno, E, piacere. ti volevo chiedere, insomma, ti volevamo chiedere, innanzitutto parlaci un po' del team, quanti siete, come è nato e insomma, un po' quello che è la vostra storia. Allora, il nostro team nasce, diciamo, ufficialmente nel 2019 dopo alcune sperimentazioni, che poi, diciamo, non è neanche rimasto mai lo stesso team. Il nucleo originario del nostro team viene da un'annata in Digital Bros Game Academy. Quindi diciamo che i membri originali, tra cui io, il mio attualmente, diciamo, secondo in comando, che si chiama Massimo Bignamini, e altri soci che alcuni appunto poi ci hanno lasciato, e veniamo appunto da lì. Abbiamo anche un'altra collaboratrice e ad alcuni, diciamo, collaboratori per cose minimali che vengono sempre da questa esperienza. Noi nasciamo ufficialmente, appunto, dicevo, nel 2019 come società cooperativa, perché l'idea era quella sostanzialmente di creare un collettivo di freelance, perché comunque anche a livello di sostenibilità è difficile comunque avere cioè insomma fare assunzioni dipendenti su una società appena nata, quindi noi abbiamo adottato questa forma, ispirandoci poi ad altre, diciamo, ad altre realtà molto distanti dal mondo del game dev. Purtroppo diciamo che a distanza di questi 7 anni si può dire che a causa poi anche di tutte le difficoltà amministrative, burocratiche, eccetera, eccetera, legate alla forma cooperativa, stiamo per transitare in realtà a una forma SRL, purtroppo, perché appunto diciamo noi ci tenevamo molto a questa cosa dello spirito cooperativo, Certo. però essendo in pochi e non avendo dei funzionari amministrativi all'interno del gruppo, questa cosa insomma ci ha sempre messo un po' in difficoltà, quindi quest'anno abbiamo sostanzialmente deciso di transitare a una forma più classica di SRL. Ehm, quindi più o meno la storia del team è questa, c'è stato un po' di turnover, un po' di persone sono state acquisite durante il percorso, sono state insomma inserite all'interno del gruppo soci durante il percorso. Molte di queste, specialmente diciamo dopo la partecipazione a Bologna Game Farm con il progetto, che è sempre appunto Spanky Bata Swing, che anche lì appunto tu hai detto Battle Swing perché abbiamo avuto un po' di crisi di identità cioè sul nome del gioco, poi magari ci torniamo più tardi. Noi originariamente, diciamo, ci eravamo tuffati su un progetto molto diverso, che era una sorta di Brawl Stars ante tempore, ante litteram, vabbè, con i pianetini tipo Mario Galaxy, per Ok. intenderci. Però si è rivelato poi dopo pochi mesi un progetto molto difficile da portare avanti, quindi dopo un po' di sperimentazione abbiamo deciso di transitare su questo altro progetto, anche grazie poi all'opportunità che ci è stata data a Bologna Game Farm, e da lì abbiamo proseguito. Ok. Poi, vabbè, il resto non è storia perché ci arriveremo probabilmente, però a parlarne. Ok. Ok, ok. Ma a quale, diciamo, qual è stato il percorso poi quando avete iniziato a lavorare a Spanky's Battle Swing? Più o meno da quanti anni ci state lavorando? Allora, abbiamo iniziato nel 2021, appunto, quando si è aperta l'opportunità con Bologna Game Farm. Abbiamo sviluppato in 2 settimane, lavorando giorno e notte, un piccolo prototipo, diciamo, che vabbè, cioè, si trovano ancora alcuni video su YouTube e sul nostro Instagram, che, vabbè, come si può vedere, è qualitativamente molto diverso dal nostro gioco attuale. Però diciamo che comunque presentava già tutti gli elementi di quello che sarebbe stato il gioco successivamente, anche se in maniera molto grezza,
alcuni sono stati completamente reworkati come aspetti. Tutto questo nasce da un'idea che avevo un po' lì nel cassetto, come spesso è, di realizzare un platformer con un gameplay musicale dove le cose si muovono a tempo di musica. Questa cosa, diciamo, è stata più complicata del previsto. Ci sono state varie iterazioni sul gioco, sul combat system, eccetera, eccetera, nel corso degli anni. Però tutto è iniziato prima da questo. Originariamente la mia idea era quella di realizzare questo progetto in un setting un po' cyberpunk, che però, diciamo, tra il fatto che la musica più industrial, eccetera, eccetera, di quel tipo, un po' più tipo, come si chiama? Non mi ricordo più il genere. Vabbè, comunque elettronica di quel tipo. Ok. Avete Ehm, inteso? sì, sì, e infatti l'estetica comunque sicuramente riprende lo stile artistico dello studio Fleischer. Sì, sì, successivamente diciamo è passato a questo, perché appunto originariamente avevamo un'idea, cioè io avevo un'idea di fare questo setting cyberpunk, però tra il fatto che era un po' eccessivamente blasonato e la musica non sempre si prestava bene a quella che era la mia idea, ho deciso di fare un esperimento, anche poi grazie al contributo, diciamo, della concept art di un ragazzo conosciuto a un corso che si chiama Leopoldo Spagna, che è un concept artist bravissimo, che è quello che poi ha realizzato anche il fumetto che stiamo distribuendo per il Kickstarter, che si è offerto di realizzare appunto questo concept iniziale per Spanky. Insomma, l'idea è venuta insieme, decidendo di transitare sul genere electro swing, che ha comunque una cadenza più regolare, e di conseguenza poi abbiamo anche adattato l'ambientazione e lo stile grafico, quindi abbiamo deciso appunto di andare su il cartoon di inizio Novecento sostanzialmente, Sì. che al tempo c'era poca roba, cioè c'era giusto Cuphead su questa cosa e comunque in 3D. Adesso è un po' inflazionato come adesso sì, Purtroppo sì. adesso è un po' inflazionato. Anche poi durante lo sviluppo party abbiamo avuto modo di fare una chiacchierata e ho provato lì la demo, insomma, di Spanky, che tra l'altro è la stessa demo che mi hai detto si trova su Steam, quindi Sì. volendo chiunque vuole provarle può andare su Steam, ma tanto lasceremo tutti i link in descrizione al video e quindi chi vuole raggiungervi vi raggiunge tranquillamente. Ehm, sì, abbiamo visto, ho visto tramite quella demo, a parte il design del personaggio di Spanky, che ti ho detto che è un po' Mickey Mouse incontra i Pokémon, Sì, perché ha queste orecchie che ricorda un po' Noivern dei Pokémon, però in realtà sembra un po' un Mickey Mouse. sì. Ma anche, e però mi dicevi anche che per quanto il gameplay, perché siccome abbiamo un gioco molto simile, ma che in realtà mi hai detto da cui non avete tratto ispirazione, che è Hi-Fi Rush, perché voi avete Sì. già lavorato al titolo prima, un po' lo ricorda. Ecco, come ha influito magari l'uscita di Hi-Fi Rush, anche se il progetto è nato prima, nello sviluppo poi del gioco come lo vediamo noi oggi? Allora, in realtà l'influenza a livello di gameplay, cioè a livello proprio di gioco, è zero. Ok, Nel senso che probabilmente, no, se non appunto per il tracker dei bit sotto, che comunque era una cosa che era già nella demo originale del 2021, anche se fatta, si vede anche nei video che era molto simile, solo che siamo passati da una cadenza BPM, cioè anzi no, da un sistema eventi custom dove praticamente c'erano note a destra e a sinistra che arrivavano sfalsate, mentre adesso arrivano insieme, ma lì è stata una questione di semplificazione. Diciamo che per certi aspetti, ma poi come anche prendendo ad esempio altri prodotti, e siamo arrivati, diciamo, più o meno su vari fronti alle stesse conclusioni, un po' per esclusione, un po' per sperimentazione. In realtà, quello che distingue molto Spanky da Hi-Fi Rush, ma ad esempio anche da Death Disco, che è molto più vicino ad Hi-Fi Rush che a Spanky, è che quei due titoli intanto sono beat 'em up e solo secondariamente platformer, anzi diciamo che la parte platforming personalmente la trovo anche poco convincente, specialmente in Hi-Fi Rush, che poi in Dead Disco non esiste.
Però noi volevamo premiare molto di più la skill ritmica, mentre quei due titoli, cioè, sono dei rhythm game, ma non esattamente, nel senso che sbagliare non porta a proprio nessun tipo di conseguenza, perché le hit del character, gli attacchi del character vengono automaticamente sincronizzati sul beat successivo e tu hai dei feedback più o meno positivi in base a quanto tu sei preciso sul beat. Però in realtà le hit landano comunque, cioè il danno viene comunque inferto al Sì, nemico. Quindi in realtà è un beat 'em up classico che premia se vai a ritmo. ok, Nel nostro caso, per quanto abbiamo cercato di renderlo comunque poco punitivo, spesso e volentieri il sapere andare a ritmo è fondamentale per poter proseguire nei livelli nel gioco. Quindi hai, diciamo, retry infiniti sul singolo nemico, però è molto più snappy a livello ritmico il nostro. Cioè tu per effettivamente fare un attacco che abbia successo devi proprio prendere il ritmo nella finestra che ti viene concessa. certo. È molto più arcade il nostro, cioè, anche se ovviamente anche quelli sono arcade, nel senso che il nostro è un sistema un po' più semplice, però vuole premiare di più la precisione. Certo. Sì, sì. Ma come è strutturato? Perché io ho visto che c'è una sorta di hub centrale dove poi da lì tu accedi a vari livelli, Sì, giusto? esatto. Cioè noi siamo anche da questo punto di vista c'è stata una evoluzione, o potremmo dire una involuzione, perché noi nel 2022 avevamo trovato un publisher, vabbè, non posso dire il nome, però con cui sostanzialmente avevamo avuto accesso a un certo tipo di finanziamento e quindi avevamo strutturato il gioco in una determinata maniera. Nello specifico avevamo deciso di rendere i vari quartieri della città in cui il gioco è ambientato, Metronopoli, degli open level abbastanza ampi, molto basati sull'esplorazione, dove appunto ci sono varie cose, al cui interno ci sono varie cose che si muovono a tempo di musica, nemici, eccetera, eccetera. E dopo qualche mese questo publisher ci ha abbandonato perché c'è stato il crack del mercato, diciamo, post euforia Covid. E oltre a esserci dovuti fermare un anno a causa di questa cosa, perché il contratto è rimasto in sospeso per un anno prima che venisse ufficialmente chiuso, e abbiamo anche dovuto recuperare, insomma, i soldi minacciando Benissimo. prese di posizione a livello legale. Fortunatamente, diciamo, siamo riusciti a recuperare almeno i soldi che ci servivano per coprire le spese sostenute fino a quel momento, però da quel momento si è aperto un momento di crisi dove abbiamo dovuto ristrutturare tutto il gioco, perché ovviamente quella struttura era troppo grande per essere sostenibile per noi. E Matteo, pensi che questa cosa abbia aiutato o comunque la visione che avevate del titolo era forse la migliore? Oppure magari proprio per necessità avete fatto delle modifiche che in realtà poi hanno snellito e hanno migliorato il Sì, tutto? allora sicuramente da un certo punto di vista ha aiutato, nel senso che comunque è stata anche una decisione studiata. Cioè ce ne siamo resi conto da prima di intraprendere questo cambiamento, che comunque questa nuova struttura doveva e avrebbe dovuto convogliare meglio i punti di forza del gioco. E questo sicuramente penso che siamo riusciti a farlo, cioè con livelli più lineari, comunque la parte ritmica è molto più valorizzata e viene anche ridotta in un qualche modo la ripetitività magari delle tracce, il gioco è meno convoluto, eccetera, eccetera. Quindi da questo punto di vista sicuramente c'è stato un vantaggio. Dall'altro probabilmente non piacerà altrettanto a quei giocatori a cui magari piace tutta la parte un po' più esplorativa, un po' più Metroidvania, perché noi avevamo appunto poi in mente di fare una struttura Metroidvania dove potevi andare a rigiocare i livelli dopo aver sbloccato delle abilità che prima non avevi e che quindi ti davano accesso a delle aree che poi diventavano disponibili. Questa cosa l'abbiamo dovuta snellire, perciò adesso tutte le abilità del personaggio sono legate a cioè allo specifico livello, diciamo, ci sono degli elementi nel livello che ti attivano o disattivano quelle abilità perché il livello lo richiede, però quindi non sarà più su scelta
o sulla base di unlock, cioè sono già lì, semplicemente ci Certo. sono degli elementi del livello che te li abilitano. E rispondendo sempre alla parte del lab, per mantenere comunque l'impressione di stare effettivamente progredendo all'interno dell'esplorazione della città, la mia scelta è stata quella di fare un hub che si va espandendo nel corso del gioco. Quindi si parte dalla cameretta di Spanky, si sblocca il primo quartiere, che è quello disponibile nella demo, che è sempre una parte di caverna, ma poi dai quartieri successivi si uscirà all'esterno, quindi ci saranno delle parti di hub più ampie, diciamo. Ad esempio c'è appunto, che poi sono quella del quartiere di Blue Vines, che è una sorta di canyon naturale con vari accessi ai livelli, e la piazza di Metronopoli, dove appunto poi ci sarà accesso ai vari palazzi, diciamo punti di interesse della città, però sono sostanzialmente delle grandi stanze collegate tra loro, per cui effettivamente si vede una progressione, anche uno spostamento del personaggio nei vari ambienti della città, però poi i singoli livelli saranno istanziati, quindi sostanzialmente su scene separate. Hai detto che le abilità sono specifiche dei livelli. Ho visto ci stanno monete d'oro da raccogliere, ci stanno anche una valuta in game, Sì, ma servono per acquistare qualcosa in sì. particolare? Sì, al Le- momento nella demo non è disponibile perché le stiamo ancora sviluppando, però Ok, le monete serviranno principalmente a comprare skin per il personaggio. Ok. ok, per le skin. Quindi la Ok, parte un po' più cosmetica. ok, va benissimo. E- Il gioco è sviluppato in Unity, Sì. giusto? E volevamo appunto sapere, magari in poche parole, perché la scelta di questo tipo di motore grafico, se avete scelto il motore grafico per un motivo artistico o comunque che rispecchiava la vostra visione artistica, oppure magari per motivo di altri motivi, che ne so, il fatto che vi trovavate bene già con Unity, lo conoscevate, o se per caso magari offre qualcosa in più rispetto ad Unreal per gli sviluppatori indipendenti. No, semplicemente per una questione di affinità ed esperienza pregressa, diciamo, più esperienza, più familiarità con Unity, quindi abbiamo deciso di rimanere su Unity, anche perché comunque noi abbiamo iniziato in un periodo dove comunque Unreal 4 stava arrivando un po' alla fine del suo ciclo di vita. E poi io non sono particolarmente amante dei blueprint. C++ preferisco non addentrarmici troppo, Ok, e in generale anche per una questione un po' di peso e scalabilità del progetto anche a livello grafico, per renderlo comunque disponibile per più piattaforme possibili. Comunque Unreal tende a essere sempre un po' più pesante, cioè magari bello da vedere, ma un po' più pesante da certo. gestire. Anche semplicemente a livello proprio hardware, cioè hardware a livello di peso sul disco. E quindi sì, cioè semplicemente per una questione di sia familiarità ma anche scalabilità su Unity. E hai parlato di dispositivi, insomma, di Sì. piattaforme, oltre il PC ovviamente, dove pensate poi durante lo sviluppo, se avete già qualche idea, di portare il gioco? Allora abbiamo il porting programmato per tutte le piattaforme. Ok, Non so se usciranno tutte cioè se diventeranno disponibili tutte nello stesso momento. La nostra priorità comunque è PC e Nintendo Switch 1, 2. ok, quindi Poi anche sul Nintendo speriamo, Switch 1. sì, speriamo di sì, Ok, dobbiamo fare dei test, però sicuramente la 2, la 1 vorrei spingere per fare in modo tale che giri bene anche lì, perché comunque ha una platea più ampia della è 2 importante, ancora. certo. E mentre appunto PlayStation 5 e Xbox ci saranno, anche lì diciamo c'è una trafila un po' più lunga a livello di approvazione. Non so se usciranno in corrispondenza delle altre due, Ok, però sono comunque pianificati, cioè ok. abbiamo già degli accordi
in corso, piedi per questa ok. cosa, sì. Va bene. Ok, va bene. Prima hai parlato, ovviamente la componente, il comparto sonoro di questo gioco è fondamentale, l'audio design. Insomma, hai detto che avete avuto delle collaborazioni esterne. Si tratta di team solo, insomma, Si tratta di un professionisti? singolo, cioè Ok, almeno per il prodotto attuale si tratta di un singolo compositore che si chiama Salvatore Palermo, che all'uscita della Vertical Slice nel 2021-22 appunto ci contattò per mandarci una demo per qualche traccia. Lo saluto, non so se ci vedrà mai, però perché adesso credo che sia in India appena sta scendendo dall'Everest, quindi ok. Perché sono un paio di mesi che sta facendo un viaggio in Asia. E appunto lui realizza le tracce e implementa su Fmod, quindi diciamo come middleware ok, utilizziamo Fmod. ok. Probabilmente ci sarà ancora un po' di lavoro da fare anche sui livelli preesistenti. Adesso dobbiamo vedere anche un po' come va la campagna Kickstarter, che ci torneremo immagino tra poco. Perché mi piacerebbe comunque rendere un po' più dinamico il sistema musicale anche sulla base della performance del giocatore. Attualmente, dato che abbiamo dovuto fare quel passaggio di struttura, abbiamo semplificato, mi piacerebbe adesso trovare un po' un middle ground su questa cosa qua, su questo aspetto. Però lui si realizza tutte le tracce del gioco, ha lavorato anche al sound design, insomma alla parte di effettistica, però adesso ci stiamo un po', diciamo, dividendo il lavoro su questa cosa, per una questione anche un po' di direzione creativa sulla parte di effettistica. E la Vertical Slice originale del gioco aveva un team di compositori completamente diverso, che però appunto abbiamo deciso di cambiare direzione andando con Salvatore. Ok. Allora, l'ispirazione artistica le abbiamo parlato, abbiamo un po' accennato un po' questo discorso del il design dei cartoni animati anni 30, anche ispirazioni sul gameplay. Però ho notato, magari sbaglio, che ricorda molto anche il gioco Epic Mickey. Potrebbe essere, c'è qualche ispirazione a Epic Mickey? Allora, io a Epic Mickey non l'ho mai giocato, quindi ti Ok, dico no. Cioè, ok, nel senso, se non per diciamo, l'impostazione un po' di gioco generale, nel senso che comunque è sempre un platformer 3D, ok, quindi più o meno è ovvio, cioè, come ci sono in tutti un po' più o meno i platformer, c'è un po', cioè, ci sono degli elementi ricorrenti all'interno del genere. È un gioco che vorrei giocare, peraltro ce l'ho comprato, ma non ho ancora avuto modo, c'è la remaster, non ho ancora avuto modo sì, di giocarlo. E, diciamo che appunto per una questione di scelta ambientativa e del genere, ovviamente ci sono degli elementi di contatto, però in realtà le nostre ispirazioni principali sono state Ratchet Clank, ok, che l'ho giocato allo sfinimento, e abbiamo preso spunto da tipo Hat in Time, quindi platformer un po' più moderni, però neanche troppo, perché ad esempio molte cose che vengono di solito replicate da Hat in Time sono il dive, c'è la meccanica del dive che noi non abbiamo, anche se abbiamo pensato di implementarla, ma alla fine non era convincente perché era un po' controintuitivo con la parte musicale, quindi in realtà la parte di dive in un certo senso c'è, ma è legata al combat system. ok, E noi ad esempio quella parte l'abbiamo riformulata nella meccanica del bouncing che ti permette di rimbalzare a tempo. E quindi ci sono comunque tutta una serie di cose che ci siamo ispirati, ma non abbiamo voluto replicare uno a uno. ok. Avete preso un po', diciamo, le Sì, poi meccaniche del platforming esatto, cioè, 3D poi, che vi poi piace? la nostra ispirazione è un tipo di ispirazione molto tecnica, cioè nel senso non è voglio fare una copia di questo gioco, No, no, comunque no, 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 quello è no, no. chiaro. un successore, no, perché molti in realtà ragionano così, o comunque un successore spirituale di questo gioco.
Io per ispirarmi intendo, devo fare, ad esempio, funzionare la telecamera Ok, e vedo come funziona all'interno di un gioco, cerco di capire come è stata fatta e la replico, ma se penso che questa cosa effettivamente serva all'interno del mio perché funziona bene, non lo so, ad certo. esempio. Ad esempio la telecamera di Acting Time a me non piace. La nostra telecamera si è ispirata ad alcuni giochi, ad esempio del tipo Mario 64, per dire, per la parte ad esempio che quando il character salta ma non troppo in alto, la telecamera comunque rimane a livello del terreno e l'autorotazione della camera, l'auto-adjusting della camera l'ho preso da Ratchet Clank, credo sì, proprio Rift Apart, dove appunto c'è un sistema dove praticamente quando c'è una collisione minima tra l'oggetto giocatore, diciamo, e una geometria in gioco, la camera, non so poi loro come lo abbiano fatto, io mi sono inventato il mio sistema, da una sorta di input automatico che sostanzialmente si autoregola e gira dietro gli angoli. Questo anche per evitare un po' quelle situazioni dove forzatamente devi o creare un dithering effect che ti faccia vedere attraverso gli oggetti, oppure creare l'ombra del personaggio che la vedi dietro gli oggetti. Abbiamo anche quella cosa lì, però l'utilizzo è molto limitato appunto perché siamo riusciti a fare questo sistema di auto, diciamo, aiming della camera che si reinstrada nelle cose senza che tu debba necessariamente dare un input. Poi tu ovviamente puoi darlo l'input e quello sovrascrive in realtà. Certo. Però è interessante questa risposta perché in genere uno quando dice a che cosa ti sei ispirato, uno dice no, mi sono ispirato al gioco X che in cui sono cresciuto da bambino, invece in realtà tu ci stai dicendo che vai a prendere proprio quelle meccaniche Sì, che ti sono piaciute o comunque pensi che possano funzionare all'interno di altri videogiochi per portarlo poi sul tuo gioco per dargli poi la visione che tu hai in sì. testa. Quindi Certo, certo. mi Infatti è- il titolo già dalla demo si vede che ha una sua identità, cioè è difficile andarlo poi a catalogare in qualche gioco che già è uscito. Sì, poi Quindi ovviamente ha si una sua sentirà identità. sempre la gente che dice, ah, mi ricorda, sì, cioè, nel senso, comunque il Sì, genere è quello, ognuno anche sulla sì, base della propria esperienza, ma però certo, sì, certo. Quello con qualsiasi gioco alla fine. Vabbè, Sembra quello, sembra la demo. alla fine si dice se l'hai pensato qualcuno l'ha già inventato. sì, esatto. Quindi alla fine noi non inventiamo nulla, però il nostro bagaglio poi culturale ci porta a creare delle cose che ci piacciono, quindi è normale che per forza di cose assomigliano ad altre cose. E Certo, Esatto. quindi certo. l'ispirazione è anche quella, però ci sta da quel punto di vista. E Quali sono i prossimi step sulla pubblicazione del videogioco? Cioè, avete già in mente una data di uscita, rilascio di altre demo, periodo d'uscita? Insomma. Allora, il periodo d'uscita per adesso è fissato al Q1 2027. Non Ok, sono in grado di dare una data più precisa perché dipenderà anche un po' da come va la campagna Kickstarter. Cioè, appunto perché la campagna Kickstarter ci permetterà intanto, se riusciamo a fondarla come obiettivo minimo, di dedicare più tempo al gioco, cioè perché comunque noi ci dividiamo anche tra altri lavori per campare, quindi se riusciamo effettivamente ad avere quei fondi riusciamo anche un po' a dare un'accelerata. E detto ciò avremo anche, si spera, degli stretch goal che andranno ad aggiungere alcune feature al gioco e di conseguenza poi può essere che shiftino un po' avanti l'uscita, perché comunque per quello che siamo stati in grado di mettere insieme con le risorse che abbiamo, il mio personale sentimento è che andrebbe aggiunta un po' di ciccia, un po' di flavor per varie cose, ad esempio delle cutscene animate, cioè comunque cose di contorno che però rendono il prodotto un po' più rifinito e che certo. quindi appunto mi piacerebbe poi riuscire ad aggiungere. Ovviamente questa cosa è probabile che aggiunga un po' di tempo di sviluppo. Comunque sicuramente direi massimo entro la metà del 2027. Noi, cioè diciamo, al netto del Kickstarter, prima di decidere di intraprendere questa roba qua, avevamo addirittura in programma
che poi però abbiamo avuto un po' di perdite di tempo dovute a fattori esterni, eccetera, eccetera, di finire lo sviluppo entro la fine del 2026. Ritengo che sia necessario per un prodotto come il nostro comunque avere anche una fase di testing finale per fare, cioè, insomma, assicurarsi che tutto funzioni a dovere, anche perché comunque essendo pochi è difficile per noi cioè fare molte cose parallelamente. E quindi le dobbiamo fare una dietro l'altra, e quindi ovviamente richiede più tempo. Ogni Perché step comunque per volta. a livello di sviluppo, cioè io sono da solo, quindi su Unity lavoro praticamente solo io. C'è appunto il mio secondo che è Massimo, che mi aiuta un po' con il blockout del level design e a fare un po' di testing. Però ovviamente c'è questo problema di funneling dove mi arrivano sostanzialmente gli asset o che appunto vado ad acquistare, devo modificare, o che richiedo ad alcuni collaboratori, come ad esempio, che ne so, alcune animazioni, suoni, illustrazioni, cose varie, che poi devo inserire però io tutte manualmente in Unity, quindi diciamo ho un backlog molto lungo di cose da Certo. dover fare, e poi soprattutto tutto questo insieme al bug fixing, all'aggiunta di nuove feature, quindi c'è comunque purtroppo c'è un po' questa questione di bottleneck su di me che rende Certo. inevitabile la Certo. situazione. Poi più Certo. fai e più hai da fare, poi Sì, perché poi sì. mano a mano viene un'idea, una cosa e ok. Ma quindi abbiamo detto tutto questo, arriviamo al momento marchetta. La Al vogliamo momento fare al marchetta, sì. momento marchetta. Allora, Matteo, parlaci quindi della campagna Kickstarter che inizierà il... Anche lì non abbiamo ancora una data definitiva, anche perché dobbiamo... Non avete una diciamo, data però definitiva? sarà i primi di giugno, se tutto va bene, quindi comunque tra una quindicina di giorni, perché anche lì stiamo risolvendo delle magagne burocratiche per la questione della contabilità del Kickstarter, queste cose qua. Comunque avevamo intenzione di lanciarla almeno i primi di giugno, comunque ci sarà un annuncio quando avremo una data definitiva, una settimana prima, dove metteremo un countdown e tutto quanto. E, cosa prevediamo di Allora, avere in scusa se questo ti Kickstarter? Sì, interrompo, la pagina già esiste perché io la già pagina già esiste, sì, mi sì, sono sì. segnato tutto, già ho fatto la richiesta per farmi arrivare le notifiche e che vi metteremo quindi in descrizione se la volete trovare per supportare il progetto. E insomma, Matteo, dici un po' che cosa, oltre al gioco, ovviamente, chi vorrà supportare cosa potrà avere in cambio. Già Allora, qualcosa hai accennato, diciamo, però... sì, sì, sì. Allora, vabbè, anche su questa cosa un sacco di lavoro, che nel senso stiamo preparando tutta una serie di reward per i nostri backers. Ehm, Avremo delle reward fisiche che alla fine, diciamo, dopo lungo pensare abbiamo deciso comunque di inserire, anche se sarà un lavoraccio, perché ovviamente chi lo dovrà fare tutta la parte di evasione degli ordini io. Però appunto prevediamo di avere un fumetto, che è quello, è, diciamo, in un primo momento sarà quello che abbiamo già pubblicato in formato digitale per chi vuole seguire il Kickstarter, c'è questo freebie, diciamo, questo bonus che può riscattare del fumetto digitale. Ne faremo una copia fisica. Sarà disponibile il boxato per varie console con la chiave di gioco e ovviamente anche l'edizione digitale, con poi appunto anche la possibilità della digital soundtrack. Vogliamo realizzare un artbook e insomma un po' le solite cose. E poi abbiamo vabbè, degli sticker che saranno aggiunti insieme al fumetto. Il fumetto verrà in due versioni, una regular e una variant cover. Sarà in italiano o in inglese? Sarà in inglese il Sarà fumetto, in sì, sì, sì. inglese. Purtroppo sì, non so se riusciremo a farlo in due versioni. Ok. Ehm, Poi stiamo ideando un sistema di upgrade. Ah, e poi vabbè, la statuina in PVC, che credo che sia un po' la corona della collezione, di questa collezione. E abbiamo in mente di fare un sistema di upgrade delle reward
legato agli stretch goal, quindi ci saranno degli stretch goal che andranno, come dicevo, ad aggiungere delle feature in gioco, e degli stretch goal invece che praticamente faranno evolvere i pledge reward. Quindi, se tutto va bene, ora io adesso metto le mani avanti, nel senso che questo è quello che stiamo pensando e lo dobbiamo però confermare, è che appunto per il fumetto, se raggiungeremo una certa quota di funding, faremo un upgrade e non sarà più il fumetto singolo, ma faremo una mini anthology. Quindi sostanzialmente una raccolta di più o meno 7-8 mini episodi che racconteranno comunque la storia dei vari personaggi nel gioco, perché abbiamo visto che comunque il fumetto è piaciuto molto e ad alcune persone piacerebbe averne di più, e ovviamente sempre con un'edizione fisica con regular e variant cover, che quindi sostituirà, diciamo, il deplianino del mini episodio che abbiamo attualmente. E, e lì però ci serviranno un bel po' di soldi. Per il boxato vorremmo riuscire a produrre delle copie fisiche almeno per il Kickstarter, quindi con proprio la cartuccia, il CD, cioè vero e proprio, quindi non più il codice digitale. E poi riuscire a fare sostanzialmente una vera e propria boxed edition per, diciamo, il pledge della collector, cioè quello che c'ha tutto dentro sostanzialmente, riuscire a fare proprio un packaging specifico con appunto, cioè una vera e propria edizione da collezione, diciamo. Ok. E oltre a questo, stiamo anche pensando, però qui non mi esporrò più di tanto, di introdurre diciamo, una reward speciale, tra virgolette, bonus, per i primi 200 backers che supporteranno il gioco e prenderanno almeno, diciamo, la Digital Collector da, qui spoiler, 20 euro. Quindi quella con tutto incluso la parte digitale. Vorremmo aggiungere una reward fisica per questi per i primi 200 backer che compreranno almeno Guarda, questo tier. Matteo, io penso che Gianluca è d'accordo. Penso i primi due già l'hai trovati. Penso. Grazie. Non lo so. No, Assolutamente. a parte no, il gioco ci è veramente piaciuto e se possiamo supportare, supportiamo, soprattutto sviluppatori italiani. Quindi Grazie. ehm, lo facciamo ben volentieri, soprattutto perché il progetto ci è veramente piaciuto, lo troviamo veramente interessante, soprattutto in un panorama dello sviluppo italiano che magari tu ci puoi raccontare meglio. Non credo sia poi così facile emergere. No, infatti neanche per noi lo è. Poi non so se sia un problema, questo me lo chiedo spesso, se sia un problema di visibilità legata al territorio. Noi ovviamente cerchiamo di mantenere la nostra comunicazione più internazionale possibile, però non è una cosa che tutti fanno. Però nonostante questo c'è un problema di visibilità, cioè di opportunità sulla visibilità, che non so se sia legato appunto al fatto di essere italiani, di essere in Italia, perché vedo che magari i progetti comunque di calibro simile fanno meno fatica all'estero ad emergere. Quindi questo è un quesito che mi pongo spesso. E noi speriamo in qualche modo di essere riusciti quantomeno a mostrare il gioco. Insomma, ci siamo fatti questa chiacchierata. Tanto le immagini saranno passate durante l'arco di questa chiacchierata. Quindi chi ci segue, chi sta vedendo questo video, ha già potuto, insomma, ha avuto modo di vedere il gioco in azione. E insomma, non lo so, Gianluca, tu volevi dire qualcos'altro? No, le ultime cose sono dove la community poi può seguire lo sviluppo, ma c'è una pagina Steam, quindi basta aggiungere in lista desideri Spanky's Battle Swing. E non so se avete anche social. Sì, abbiamo Instagram che è sempre Spanky Ok, Data Swing, tutto attaccato, ok, e, e principalmente su Instagram in realtà. Cioè abbiamo una pagina Facebook su cui ripostiamo le cose di Instagram e ok. abbiamo un TikTok, ma dato che ovviamente chi è che sta dietro ai social
Il Ci mio manca- tempo purtroppo è molto frammentato tra 10.000 cose, quindi anche social media manager. Ok. sì. Benissimo, ok, allora metteremo poi anche i link in descrizione così chi può seguire lo sviluppo lo segue. Va bene così. Va bene. Grazie mille. Allora, come sempre, insomma, qui chiudiamo il video. E se ci state seguendo e volete, insomma, approfondire la questione, fatecelo sapere qua sotto nei commenti. Noi sentiremo Matteo in privato, casomai, e lo Sì. rinviteremo nuovamente a rispondere alle vostre domande. Veniamo aggiornati, sì. Vi teniamo sempre aggiornati e trovate tutti i link in descrizione del Kickstarter, dei social, eventualmente del canale YouTube, insomma, potete rimanere aggiornati a 360 gradi sul progetto, supportate il progetto perché è un progetto veramente interessante, scaricatevi la demo e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao, grazie mille.